Bentornati a tutti su B-Maker Electronics. Oggi ho qui in laboratorio un sensore PNP induttivo. Adesso andiamo a vedere, lo metterò sul banco, andiamo a vedere tutte le sue caratteristiche, come si collega e andremo a fare un esempio pratico collegandolo a un PLC. Ok, andiamo subito sul banco. Eccoci sul banco. Allora, troviamo 3 fili di collegamento. Troviamo il marrone, che di solito è alimentazione 12 più 24 volt. Poi troviamo il filo blu, che è il GND o la massa, e infine troviamo il nero, che è un ingresso digitale, quindi un'uscita più UCC, perché questo sensore è un sensore PNP. Sull'involucro troviamo la sigla, allora marca è OMCH, non so come si pronuncia, comprato su AliExpress a pochi soldi. Poi troviamo LGI, che è la prossimità induttiva, quindi 12 è il diametro del filetto. Poi troviamo A3, quindi un cilindro filettato. Poi troviamo 2, dovrebbe essere la distanza che rileva l'oggetto, quindi 2 mm. Poi troviamo Z, quindi un'uscita, come ho detto prima, un PNP normalmente aperto. Poi troviamo barra by Y, che indica l'alimentazione DC con i cavi, come abbiamo visto prima, marrone, nero, blu. Il filo nero è l'uscita. E infine, infatti, qua troviamo PNP 2 mm e il suo collegamento. Troviamo anche un foglio di istruzione dove è possibile vedere il suo collegamento. Allora, PNP può essere normalmente aperto o normalmente chiuso. Il nostro è un normalmente aperto, quindi questo è il sensore. Troviamo il brown, quindi filo marrone collegato al positivo, il blu, il filo blu collegato al negativo, il carico collegato al black, al nero, all'uscita, quindi uscita del sensore, che nel nostro caso andremo a collegare al PLC. In un altro video realizzerò il sensore collegato a Arduino. Abbiamo qui il nostro PLC e ho collegato, allora, sulla breadboard ho più 24 volt e meno 24 volt, quindi il marrone al positivo e il blu al negativo, e ho collegato il nero a questo pin sulla breadboard col filo rosso che va a finire all'ingresso digitale I0.0 del PLC. Adesso ci facciamo un programmino e vediamo se funziona. Adesso il sensore è alimentato, infatti se avvicino, ecco qua, si accende, infatti a 2 mm, proprio deve essere proprio vicino. Ecco qua, vedete, si accende la luce rossa dietro il sensore e si attiva l'ingresso sul PLC. Vi faccio vedere sul PLC. Adesso è rimasto un programma di prima, ma se avvicino, ecco qua, si attiva l'ingresso I0.0, quindi il sensore funziona. Apriamo TIA Portal e creiamo un nuovo progetto. Chiamiamolo Sensor PNP. Creiamo
comunque negli standard europei si usa sempre il sensore PNP. Ok, aggiungiamo il PLC, io aggiungo il mio, il S7 mio 1200 CDC relay, questo modello qui a 4.5, aggiungiamo, attendiamo la configurazione, ok, qua togliamo il segno di spunta, anche qui, qua mettiamo full access e finish. Ok, andiamo nel main, creiamo un semplice start, quindi mettiamo la bombina, l'ingresso e l'uscita, qua mettiamo i 0.0 ingresso e uscita Q0.0, rinominiamo sensor PNP e qua mettiamo LED. Quindi quando il sensore rileverà un oggetto, il LED si accenderà. Per adesso cominciamo così, poi andiamo a mettere andremo a fare altre prove, quindi giusto per vedere se funziona. Quindi carichiamo, prima cosa compiliamo, ok, e andiamo a mandare sul PLC, sperando che vada facilmente. Quindi stavo dicendo, in altri paesi sensori non si usa PNP, si usa sensore NPN, quindi con ingresso negativo. Quindi Realtek, non lo riconosce, ok, si è collegato e carichiamo, facciamo load per caricare il programma. Ok, mettiamo un stop, facciamo load, ci siamo quasi, un attimo di pazienza, facciamo tutto in diretta. Start modulo e finish. Mettiamo anche gli occhialini e adesso cercherò di farvi vedere tutto in diretta. Ok, anche sul TIA Portal con gli occhialini, se avvicino il ferro vedete che il sensore si chiude, il LED, la bobina in uscita si attiva. Aggiungiamo un pannello, allora useremo un RT Advance, mettiamolo qua, vediamo se lo trovo, qua, ecco qui, WinCC RT Advance, per comandare, per vedere le uscite
gli ingressi e altre cose logiche direttamente dallo schermo del computer. Io userò questo, ma potete utilizzare anche un pannello HDMI. Aggiungiamoci una scheda di rete e creiamo i collegamenti. Allora mettiamo l'occhialino e tutte e due 192.168.0.1, colleghiamoli insieme e TIA aggiunge, ci configura con 02 il pannello. Mettiamo anche la connessione, clicchiamo qui e andiamo su WinCC R2 Advanced e ci ha creato anche la connessione. Configuriamo sulla sinistra, eccolo qui, lo configuriamo lo schermo full screen, no, mettiamo un 800x600 e aggiungiamo una nuova schermata. Per vedere se funziona metterò una pilot light, un LED, per vedere se funziona. Allora eccola qua, mettiamola qui, mettiamo al centro, poi possiamo mettere dove vogliamo, facciamo proprietà e aggiungiamo il LED Q0.0, ecco qua. Ok, allora torniamo al main, ricarichiamo, mandiamo su PLC, deve ricreare la connessione, speriamo che non ci siano casini. Ok, facciamo load, carichiamo, facciamo start, ok, e andiamo sulla schermata che abbiamo creato e mandiamola in esecuzione. Ok, adesso andiamo a vedere se funziona. Io prendo il sensore, adesso non vi faccio vedere, ma sto avvicinando il giravito al sensore e vedete che il LED si accende. Ok, eccoci qua, ho messo la telecamera sul cavalletto, ho qui il sensore. Allora qua leggiamo l'ingresso, quindi se avvicino vedete che si accende l'ingresso e l'uscita si attiva. All'uscita ho collegato un LED, come potete vedere si accende. Induttivo, quindi riconosce solo metallo. Difatti se avvicino un dito non rileva nulla, anche plastica non rileva nulla, solo ferro. Aggiungiamo qualche altra cosa, torniamo nel main, possiamo aggiungere un contatore. Allora selezioniamo un nuovo network e aggiungiamo un conteggio, mettiamo un CTU. Allora all'ingresso mettiamo il LED, quindi legge ogni volta che il LED si accende. PV mettiamo un 10 e mettiamo un'uscita che attiviamo un LED 2, quindi un Q0.1, rinominiamo in LED 2
Qua c'è anche il reset. Al reset, allora selezioniamo, facciamo così, prendiamo qui, lo mettiamo sul reset, ok, e qua ci mettiamo led 2. In poche parole, ogni volta che il led 1, led 2 si accende anche qui, quindi il reset e il conteggio riparte. In CV mettiamo una word, mettiamo un V10 per leggere sul pannello il nostro conteggio. Ok, compiliamo e mandiamo su PLC e vediamo se funziona. Facciamo load. Ok, mettiamo gli occhialini. Basso un po' qui. Ok, vediamo se riesco a zoomare un po'. Mettiamo a 130. Ecco qua. Ci si vede meglio. Non inquadro il giravite e il sensore, ma incomincio a passare avvicinandolo. Ok, si è attivato 1, quindi abbiamo 1 il conteggio. A 10 si dovrebbe resettare, quindi qua torna a 0 e qua il led si dovrebbe accendere. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non si accende, cioè si accende ma si resetta. Allora facciamo così, e qua abbiamo fatto solo il conteggio. Se togliamo questo, quindi ricarichiamo, ricompiliamo e ricarichiamo, giusto per farvi vedere che si accende. Ok, mettiamo gli occhialini. Ok, adesso è rimasta 1, comunque 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si è attivato l'uscita. Adesso il sensore continuerà a contare, quindi non ci sarà mai un reset. Quindi o mettiamo un pulsante di reset o usiamo un'altra uscita. Facciamo così, aggiungiamo un reset, quindi prendiamo contatto e ci mettiamo un I0.1, quindi un pulsante, anzi no, mettiamo M0.0, una memoria. Adesso vi faccio vedere perché. Ok, compiliamo, anzi no, qua scriviamo reset, compiliamo, adesso ci sono errori, no? E rimandiamo sul PLC. Load. Ok, posto, andiamo nella schermata. Allora, questo abbiamo detto che è uscita LED. Mettiamola qui. Adesso inseriamo un campo per leggere il conteggio. Mettiamo qui, mettiamo testo conteggio,
clicchiamo col destro, facciamo proprietà. Allora qua è un output decimale, quindi il conteggio mettiamo solo di 2 cifre, quindi riduciamolo. E ci mettiamo il nostro word 10, quindi tag 1, che è di tipo intero. Ok, ops. Mettiamolo solo il conteggio, mettiamolo così, e aggiungiamo anche una secondo LED, mettiamolo qui e scriviamo uscita LED 2. Ok, qui contiamo, qua accendiamo a 10, qua uscita LED 2 del conteggio, ci mettiamo un separé, ok, e mettiamo un pulsante di reset, quindi mettiamolo qui, scriviamo reset, anzi no, mettiamo qua, e al reset aggiungiamo set bit, dobbiamo mettere quindi il reset, al release mettiamo reset bit, sempre il reset. Ok, quindi qua resettiamo il conteggio, qua vediamo il conteggio, qua resettiamo e qua vediamo il LED che si accende. Ok, possiamo mandare in esecuzione. Così abbiamo tutto sotto controllo. Allora, qua già vediamo, andiamo nel main, mettiamo gli occhialini, vediamo che sta succedendo. Infatti qua abbiamo il conteggio a 25 e il LED 2 acceso, quindi dovremmo trovare il LED 2 acceso è spento. Perché? Aspettate un attimo, fatemi andare a rivedere se ho messo giusto. Non ce l'ho messo, quindi LED 2, ok, non ce l'avevo messo e rimandiamolo, quindi qua il rosso si dovrebbe accendere. Ok, si è acceso, è il 25. Andiamo al main, sì, abbiamo tutto sotto controllo e questo mettiamolo qui. Adesso se io premo reset il conteggio e il LED si dovrebbe spegnere. Difatti il reset si è spento e il LED si è e il conteggio riparte da 0. Avvicino il giravite al sensore. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, al 10 si accende uscita LED 2. 11, conteggio continua
fino a quando non facciamo reset o qualsiasi logica di programmazione, aggiungere un altro sensore, un altro pulsante, qualsiasi altra cosa per resettare il conteggio. Vedete che torna a 0. Possiamo fare anche altre cose. Qua per esempio 10 ho impostato qua, possiamo mettere una word anche qui e decidere noi direttamente sul pannello quando resettare. Anzi no, andiamolo a fare. Quindi chiudo, tolgo gli occhialini, qua a posto di 10 ci andiamo a mettere MV, mettiamo MV100 e stiamo tranquilli. Ricompiliamo e rimandiamo al PLC. Load. Ok, nessun errore, e andiamo a mettere il campo sul nostro qui. Allora mettiamo sempre, mettiamolo così, e qua mettiamo inserisci tot, mettiamo tot, dai, mettiamolo così, andiamo a impostare questo qui, quindi allora mode sarà solo input, riceverà il numero, abbiamo messo MV100, quindi mettiamo questo qui, mettiamo decimale e mettiamo 2, possiamo mettere anche 4 cifre. Ok, lasciamo così e niente. Ok, mandiamo in esecuzione e vediamo se funziona. Uscita LED è accesa perché già è 0. Torniamo al main, mettiamo gli occhialini, mettiamo così. Ok, allora qua mettiamo 10, invio, abbiamo visto che è diventato 10 sul CTU. Se mettiamo 100, qua diventa 100, mi sa che avevo messo 4 cifre, quindi arriva fino a 4 cifre. Se metto 10.000 difatti non lo accende. Mettiamo 5 e avvicino il giravite al sensore e facciamo il conteggio. 1 2 3 4 5 5 5 5. Si è acceso il LED, facciamo reset, torna a 0, qua rimane sempre 5. Se mettiamo 0 però si accende, quindi bisogna stare attenti. 5. Allora questo sensore può leggere può fare fino a 500 commutazioni al secondo. Il PLC, un ingresso normale del PLC arriva fino, per non avere errori, fino a 50 commutazioni al secondo, quindi 50 pezzi vicino al sensore lo legge quasi tranquillamente. Per leggere un numero maggiore, quindi una velocità maggiore, si deve attivare gli HSC, gli high speed sugli ingressi digitali del PLC, che può arrivare fino a 30.000 commutazioni. Quindi se passa di un secondo passano 1000 pezzi, non ci dovrebbero stare problemi, li legge tranquillamente. Ok, proviamo a inserire, io lo proverò con
con il giravite fare così per vedere se riesce a leggere, riesce a captare tutti i movimenti, quindi le commutazioni. E proviamo a farlo. Ok, andiamo sulla proprietà del nostro CPU e andiamo a trovare gli ingressi High Speed Counter HSC, eccolo qua, HSC1. Allora, selezioniamo e abilitiamo HSC1. Facciamo counter, singola fase, lasciamo tutto così com'è e facciamo ok. Facciamo compila, due attenzioni, andiamo a vedere che dice. Channel 0, scusa, l'ingresso channel 0. Qua possiamo decidere la velocità di lettura dell'ingresso. Mettiamo a 0.4 millisecondi e facciamo compiliamo. C'è ancora coprotezione, ok, è andato, funziona, accettato e mandiamo su PLC. Facciamo load, start modulo, richiamiamo la finestra che abbiamo creato, eccola qua, la richiamiamo, dovrebbe aprire, eccola qua, LED si dovrebbe accendere. Ok, allora inseriamo 1000, accetta. Adesso col giravite andrò allora lo provo senza farvelo vedere. Pare che funzioni, però un attimo, dovevo togliere questo LED. Allora chiudiamo qua, torniamo al main, eccolo il main. Al posto del LED ci mettiamo un marker, ci mettiamo un M10.0, M10.0 per il conteggio. Quindi abbiamo tolto il LED giusto per vedere la velocità del conteggio. Carichiamo. Mettiamo gli occhialini. Apriamo anche la finestra. Andiamo sul main. Mettiamo tutto così. Mettiamo 1000. A 1000 si dovrebbe accendere il LED. Adesso prendo il giravite e vado sul sensore. C'è un conteggio abbastanza veloce. Vado qua. Vedete sul CTU il conteggio arriva il nostro più veloce di così. Comunque
HSC è attivato, quindi va veloce. È più veloce così, non riesco. Legge, non arriva quasi a 1000. Sul conteggio là non, perché avevo messo 2 numeri decimali, quindi ne ho 4. Comunque mo che arriva a 1000 si dovrebbe accendere il LED 2, uscita LED 2. Cercherò di fare più veloce. A parte che deve andare molto vicino. Comunque legge, sono arrivato a 600. Dai che ce la faccio. Era meglio che mettevo 500, adesso ho messo 1000. Prendo così. 600. Potete vedere che è molto veloce il conteggio. Non perde un colpo. Sono arrivato a 900. Dai che ci sono quasi. Sono un po' stanco. Oh, sono arrivato a 1000. Il LED uscita a 2 si è acceso. Possiamo continuare e possiamo resettare. Per questo video sul sensore induttivo PNP è tutto. Se avete qualche domanda potete scriverlo sotto nei commenti. In un altro video collegherò questo sensore ad Arduino per vedere come si programma, come funziona e ci possiamo fare qualche esperimento per vedere, per divertirci. Ok, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.